Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Uno degli obiettivi di Italo Balbo, dopo la costituzione dell'Arma Aeronautica, fu la diffusione del turismo aereo. Presentando al Parlamento il bilancio dell'aeronautica per il biennio 1927-1928, egli prospettò una serie di provvedimenti per favorire lo sviluppo di una mentalità aeronautica, integrando l'aviazione militare e quella civile e favorendo il turismo aereo di massa. Come primo passo di questa politica, il Ministero bandì nel gennaio del 1928 un concorso per realizzare un aereo da turismo e addestramento per le scuole di pilotaggio per piloti militari e civili. Vennero presentati alcuni monoplani e biplani e 4 prototipi su 10 partecipanti superarono l'esame della commissione presieduta da Balbo stesso. Tra questi, il progetto della Caproni, denominato K100, ottenne un buon consenso, grazie anche alla presentazione fatta da Mario De Bernardi, che univa la propria maestria alle qualità della macchina. Il caproncino, come verrà poi familiarmente battezzato, fu una rielaborazione dell'ottimo De Havilland DH60 Mod. Difatti Gianni Caproni ne aveva acquisito la licenza, riservandosi però di introdurre alcune modifiche. In effetti, almeno una di esse è veramente sostanziale, perché la versione italiana presentava una cellula invertita di tipico disegno Caproni, denominata sesquiplana inversa, con l'ala superiore più piccola di quella inferiore. Costruttivamente però i due aerei erano pressoché identici, anche nei dettagli, e la loro somiglianza è ancora più evidente quando su alcuni K100 furono montati motori inglesi Cirrus e Gypsy. Anche le prestazioni di volo erano alquanto simili a quelle dell'aereo inglese, nonostante la differente architettura dell'ala. Altra soluzione tecnica presa dall'originale inglese fu l'adozione di alette Handley Page sul bordo d'attacco alare. Il prototipo, con matricola militare 110 e affidato al collaudatore Domenico Antonini, volò a Taliedo alla fine del 1928 e venne poi esposto nel giugno del 1929 alla prima mostra dell'aeromobile da turismo organizzata a Roma Urbe. Un mese dopo il velivolo effettuava alcune presentazioni acrobatiche a Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Contemporaneamente Balbo incaricò Arturo Ferrarin e Mario De Bernardi di formare 2 pattuglie acrobatiche su K100 per esibizioni nelle giornate dell'ala. Il Caproni K100 era un velivolo da turismo d'allenamento biplano, monomotore biposto a struttura mista. Le ali erano di tipo sesquiplano inverso, cioè con le ali superiori più corte di quelle inferiori. Erano controventate con montanti tubulari e tiranti in filo di acciaio. La cellula era a struttura semirigida ed entrambe le ali avevano un diedro positivo. La struttura era bilongherone con centine in legno e rivestimento in tela. Gli alettoni erano collocati sull'ala inferiore ed erano con struttura in legno e rivestimento in tela. Erano previste delle alette di tipo Handley Page sui bordi di attacco alare. Per facilitare il trasporto e il ricovero dell'aereo, le ali erano incernierate e ripiegabili all'indietro lungo la fusoliera. I piani di coda erano controventati con montanti e tiranti. La struttura era in legno con rivestimento in tela. Il carrello di atterraggio biciclo era di tipo fisso, con struttura completamente in tubo di acciaio, del tipo ad assale interrotto, con gamba di forza elastica, con ruote indipendenti munite di freni. Il pattino di coda era orientabile e ammortizzato. La fusoliera era a sezione quadrangolare
con strutture in legno e rivestimento in compensato telato e verniciato. I posti di pilotaggio erano 2 in tandem, in abitacoli aperti. Quello posteriore era per l'istruttore. Entrambi erano dotati di doppi comandi e strumentazione standard per i parametri di volo e controllo del motore. I comandi del posto anteriore erano disinestabili a volontà del pilota posteriore. Vi era inoltre un piccolo bagagliaio nella parte posteriore di fusoliera. Come già detto, l'apparecchio poteva essere equipaggiato con diverse motorizzazioni, con raffreddamento ad aria, con la disposizione dei cilindri sia a stella sia in linea. In ogni caso, l'elica in tutte le motorizzazioni era una bipala in legno a passo fisso. L'olio, quando non era contenuto nel carter stesso del motore, era in un piccolo serbatoio nella fusoliera, subito dietro il motore. La benzina era contenuta in 3 serbatoi. Quello principale, della capacità di 89 litri, era situato nell'ala centrale superiore e alimentava il motore per gravità. Poi vi erano 1 o 2 serbatoi ausiliari in fusoliera, della capacità di 36 litri. Da essi la benzina veniva pompata al serbatoio principale attraverso una pompa a mano, azionata dal pilota posteriore. La versione più comune, cioè quella con motore Colombo, aveva un'apertura alare di 10 metri, una lunghezza di 7,10 ed un'altezza di 2,50 metri. La superficie alare complessiva era di 24 metri quadrati. Il peso a vuoto era di 600 kg, la velocità massima era di 175 km/h, la tangenza pratica era di 4.500 metri, l'autonomia era di 600 km. I K-100 cominciarono a giungere presso le scuole di volo civili nel corso del 1930. L'aerocentro di Milano ricevette il primo esemplare nel maggio dello stesso anno. Il K-100 balzò agli onori della cronaca per le brillanti affermazioni al Giro Aereo d'Italia del 1930 e per alcuni notevoli primati e raid. Ma forse ancora più importante fu la routine quotidiana che vide brevettare su questo velivolo centinaia di allievi. Nel marzo del 1930 la Regia Aeronautica ne commissionò 24 esemplari, cui fecero seguito diversi lotti costruiti anche dalla Macchi, dalla Breda, dalla CAB e dalla CNA, per un totale di 688 velivoli realizzati fino al 1938. Ciò rese notissimo il Caproncino, la cui popolarità eclissò i velivoli similari. I più diffusi furono quelli con motore Colombo da 130 cavalli, realizzati a Taliedo. Tuttavia ci furono numerose varianti con motori radiali e in linea, di potenze variabili da 80 a 180 cavalli. Negli anni vennero realizzate le più disparate versioni, tra queste il K-100 di tipo base da turismo, previsto con anche ali ripiegabili, il K-100 idro con 2 galleggianti, il K-100 bis versione Gran Turismo con motore Gypsy da 135 cavalli e caratterizzato da una cabina vetrata completamente chiusa, il K-100 anfibio con ruote nella parte centrale inferiore dei galleggianti e il K-100 con sci. Con motore Walter venne realizzata anche una versione armata con 4 bombe da esercitazione, mentre con motore Gypsy venne costruito un esemplare ad abitacolo completamente chiuso ed estremità alari arrotondate. Un K-100 idro con motore A50 rese preziosi servigi nella seconda crociera atlantica del 1933, con sondaggi meteorologici e ricognizioni. Altri vennero modificati con l'installazione del gancio e impiegati per traino alianti. Un K-100 militare venne addirittura utilizzato per la sperimentazione dei freni di fusoliera. Del K-100 venne realizzata anche la versione coloniale, predisposta con particolari filtri anti-sabbia. Numerosi esemplari vennero esportati. Le scuole di volo civili
assicurarono fino al 1934 l'addestramento di primo periodo. Poi la Regia Aeronautica si assunse gradualmente questo compito, utilizzando largamente i suoi K-100. Una delle prime scuole militari fu quella di Siena, sorta nel 1934. I caproncini volarono intensamente fino al 1938, quando vennero via via sostituiti dai Breda 25 di nuova produzione. Tra i vari reparti che svolsero attività di allenamento al volo con il K-100 va ricordata la sezione P, propaganda, basata a Roma Centocelle. Nella Regia Aeronautica questo velivolo rimase il mezzo minimo da collegamento, non solo per la sua semplicità e affidabilità, ma anche per il modesto consumo e l'elevato numero di esemplari esistenti. Al 31 luglio del 1943 la Regia Aeronautica ne aveva ancora in servizio 241. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, al nord i tedeschi smantellarono quasi tutti gli esemplari militari superstiti, mentre al sud alcuni apparecchi vennero catturati dalle truppe alleate e usati per compiti di collegamento. Dopo la guerra ricompaiono alcuni esemplari privati. Uno di essi, accuratamente smontato e ben nascosto, venne riportato a Linate e dipinto in azzurro pochi mesi dopo la conclusione del conflitto, il 15 ottobre del 1945, con la matricola autonoma IZUC, e fu il primo aereo da turismo che si alzò in volo in Italia dopo la fine della guerra. Al giorno d'oggi ci sono molti K-100 sopravvissuti, alcuni dei quali ancora in condizioni operative. Essi sono un K-100 usato dalla Scuola di Volo di Firenze negli anni 30, in esposizione presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, un K-100 idro donato dall'Aeroclub Como alla famiglia Caproni e esposto al Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni di Trento, un K-100 idro attualmente presente all'Aeroclub di Como, ancora operativo e funzionante. È il più antico idrovolante al mondo in condizioni di volo. Un Caproni K-100 volante con carrello classico e motore Colombo S63 da 130 cavalli, quasi interamente ricostruito da Giancarlo Zanardo e Mario Marangoni. Si trova sul campo di Nervesa della Battaglia. Un Caproni K-100 con carrello classico e motore Fiat 50 da 85 cavalli in esposizione a Riyadh in Arabia Saudita. Un Caproni K-100 con carrello classico e motore Colombo in livrea della Regia Aeronautica, costruito nel 1933 a Taliedo e basato sull'aeroporto di Bresso, è attualmente il più antico aereo italiano in condizioni operative.